Cosa facciamo veramente quando giochiamo? Come fa un'interazione a differenziare i giochi da altri prodotti di intrattenimento? Io credo che studiare qualcosa e approfondirla possa aiutare a guardarla da nuovi punti di vista, a volte anche più nel dettaglio. Per questo oggi parliamo di un argomento che sta alla base del game design, andando a sviscerare in particolare in cosa si distingue l'interazione nei giochi. Io sono Alessia e su questo canale parliamo di game design. Che siate creatori di giochi o anche solo appassionati che vogliono scoprire di più su questo mondo, questo video potrà aiutarvi ad analizzare generi ed elementi con una prospettiva diversa, guardando alcuni dei loro aspetti con una lente più oggettiva e progettuale, ma anche a conoscere nuove possibilità e approcci al medium dati proprio da questa parola magica, interazione. Sia che siate nati all'inizio anni 2000 come me, sia che siate più anziani o più giovani, in un modo o nell'altro siamo stati tutti esposti a giocattoli o elementi simili in tenera età. Bambole, soldatini, piste di macchinine o semplici cubi colorati e materiali da masticare e modellare, bucce di arancia da strappare o palle di stracci da calciare, i giocattoli, per quanto rudimentali, sono un elemento innato con cui i bambini si divertono e imparano. Imparano, sì, perché la componente ludica è comprovato essere un elemento fondamentale per lo sviluppo cognitivo e per far comprendere al bambino i sensi, i movimenti, come il suo corpo può interagire con i materiali e l'ambiente e come azioni che fa su un oggetto hanno delle conseguenze. E che ci crediate o no, tutto si riassume in questo. Vediamo però un attimo con che tipi di giochi abbiamo a che fare crescendo e come cambia il modo con cui ci interagiamo. I giocattoli, come abbiamo accennato prima, sono elementi fisici non sempre interattivi al 100% e spesso non con un obiettivo definito, ma a volte hanno un focus sul gioco libero e autodiretto, perché creati per bambini per azionare la loro fantasia. Ai bambini è necessario muoversi e operare con poche strutture predeterminate, anche se è stato studiato come categorie di giochi che richiedono o spiegano maggiormente obiettivi di gioco e interazioni chiare sviluppino abilità diverse e complementari nei nostri cuccioli di uomo. I board games invece, da quelli per ragazzi a quelli per adulti, oltre ad avere una componente di interazione, spesso hanno regole e fini ben prestabiliti, dai puzzle ai board games più narrativi. Anche in questo caso il giocatore può in un certo senso giocare con le componenti fisiche del gioco, token, carte e via dicendo, in questo caso però per risolvere un problema specifico o molto spesso per arrivare ad una risoluzione richiesta dal gioco stesso. E qui vediamo come il concetto di interazione entra in gioco proprio nel momento in cui si hanno delle regole e degli obiettivi ben prestabiliti. I videogiochi, nel loro quadro più generale possibile, fruiscono di entrambe le strutture e metodi di gioco, sia quello mentale sia quello fisico, variando a seconda di genere e tipo di esperienza che vogliono portare. In generale però il confine fra i media e anche fra i componenti fisici è sempre molto labile e in questo ambito molto spesso i creativi hanno trovato modi per intrecciare gli elementi, creando figure ibride come il libro game, i film interattivi, le esperienze di edutainment, ma anche i board game e giocattoli fisici più disparati e originali. Il minimo comune denominatore dei giochi, o volendo essere più precisi, dei prodotti a sfondo ludico, rimane sempre l'interazione. Ma di cosa parliamo quando parliamo di interazione? L'interazione è un fenomeno o un processo, ovvero un fatto o un evento che può essere osservato, in cui due o più elementi agiscono reciprocamente l'uno sull'altro. Il suo elemento distintivo è la bidirezionalità dell'azione. Questo concetto è presente in diversi ambiti, scientifici e non, a partire dalla fisica e chimica, secondo il terzo principio della dinamica. Newton infatti ci spiega che per ogni forza che un corpo A esercita su un corpo B, esiste una forza uguale e contraria che il corpo B esercita su A. Il suo elemento distintivo è quindi la bidirezionalità. Ogni entità coinvolta influenza e viene a sua volta influenzata dalle altre. A seconda delle discipline che lo adottano, dalla comunicazione alla sociologia, meccanica e informatica, il termine assume significati e applicazioni specifiche, ma mantiene come nucleo comune l'idea di influenza reciproca fra entità. Quando parliamo invece di interattività, che potrebbe sembrare un sinonimo ma non lo è propriamente, si tratta dell'interazione nell'ambito dell'interazione informatica, o per dirla in modo più scientifico, interazione uomo-macchina.
Quando parliamo di interattività e in generale quando parliamo di interazione in ambito videoludico e ludico, ci riferiamo comunemente all'interattività, cioè all'interazione tra il giocatore o utente e il software o l'oggetto ludico. Questo potrebbe essere scontato, ma è bene esplicitarlo per distinguere, soprattutto in ambito software, da quelle che sono script di interazione progettati fra varie componenti di un gioco e l'interazione del giocatore con il software stesso, che è ciò che comporta effettivamente la parte ludica e che distingue, potremmo dire, un mondo vivo, una tela a sé movente, da un prodotto interagibile e quindi ludico. Nei giocattoli l'interazione uomo-gioco passa da azioni tattili e fisiche per ottenere un materiale, una forma, un suono, un movimento. Nel caso dei board games invece l'interazione è sia fisica sia mentale e narrativa, cosa accentuata ancora di più nei GDR, giochi di ruolo, specialmente quelli che avvengono nel teatro della mente, e la risposta ludica avviene attraverso regole scritte e narrazioni partorite dai giocatori tramite esse. Nei videogiochi l'interazione passa sia da controlli fisici che esercitiamo sulle periferiche, dal come li esercitiamo e successivamente come essi si manifestano a schermo tramite suoni, immagini, eventi e conseguenze in gioco, sia da un punto di vista sistemico sia narrativo e mentale. L'interazione in un videogioco, proprio perché medium complesso e pieno di sfaccettature, passa da diversi tipi di feedback o risposte, sia visive ma anche tattili, narrative e sonore. Ma analizziamo una cosa per volta. Qui voglio fare una piccola parentesi che riguarda anche parte del titolo di questo video. In passato il dibattito sul confine del videogioco si è concentrato su cosa sia videogioco e cosa ricada in altre categorie considerate meno ludiche, specialmente in relazione a determinati generi videoludici. Personalmente, utilizzare questo argomento come rafforzativo di una critica o di una svalutazione di un prodotto è un uso che lascio ad altri, che trovo relativamente fine a se stesso. Il dibattito attorno al confine del videogioco però è tutt'altro che da considerare morto o senza utilità, ma prima di affrontarlo sarebbe bene capire bene i concetti ed elementi principali che nel mondo videoludico e ludico in generale compongono le interazioni, per evitare di scadere in conclusioni che sono dettate maggiormente dal gusto personale, dalla soggettività, piuttosto che da criteri di interazione e sistemi di game design. A mio avviso comunque è un argomento da trattare con le pinze, potremmo dire. Si tratta comunque di un argomento basato su un concetto che, per quanto definibile nelle sue parti, non è misurabile qualitativamente in modo scientifico, e con l'arrivo sulla scena multimediale di prodotti di varia natura, sperimentazione, tematiche, è veramente difficile definire o trovare un confine, ed è veramente opinabile anche l'utilità del farlo, onestamente. A mio avviso ha un valore discorsivo nel momento in cui si vuole analizzare un'opera e come è stata progettata, al fine di studiarne il game design per avere un'idea ancora più ampia di come i videogiochi e opere creative in generale utilizzino l'interazione. E questo è l'approccio che voglio avere con questo video. Signore, mi spiace. I concetti principali che possiamo trarre, quindi sia in ambito di board games che di videogiochi, sono principalmente tre: i controlli, o in generale il modo in cui interagiamo, l'agency e il feedback. Chi conosce già i significati di queste parole potrà notare come stiamo tornando al concetto di causa-effetto fisico. Non è poi così diverso, perché ad un'interazione effettuata con un mezzo arriva un feedback, un effetto percepito, influenzato sia dalle meccaniche di gioco e dal tipo di azione che viene effettuata. L'agency non è altro che l'abilità del giocatore di interagire con il mondo attraverso le opportunità e meccaniche che esso offre e avere un impatto su di esso, con interazioni che hanno conseguenze significative. Questi tre punti potremmo aggiungerne un terzo che si lega a doppio filo con l'agency, ovvero le conseguenze nascoste che si riveleranno nel gioco poi successivamente. Come questo si interseca e si distingue dai feedback lo vediamo fra poco. Per andare un po' più nel dettaglio, l'insieme delle possibilità di interazione dettate dalle meccaniche di gioco, ovvero ciò che in un gioco gestisce e permette l'interazione, è il semplice e puro game design. L'agency è quindi rappresentata come l'intervento del player nella realtà del gioco, contenuta all'interno delle meccaniche, ovviamente del suo spazio simulativo di codice, level design o struttura mentale di regole nel caso dei board games. Si tratta quindi di un concetto chiave da studiare e considerare quando si creano giochi e le loro interazioni, perché dal tipo di agency deriva anche il tipo di interazioni che possono essere create e il tipo di esperienza ludica che può essere totalmente diversa. Queste scelte vanno a rafforzare o creare dissonanza con la componente narrativa e di storytelling generale del gioco. I controlli in un videogioco sono i principali mezzi di interazione diretta con il software.
e vengono attentamente progettate nell'ambito delle cosiddette 3C, Character, Camera e Controls. Nell'ambito di board game possiamo pensare non solo alla voce e al modo di esprimere insomma le nostre decisioni al tavolo di gioco, ma anche le componenti fisiche, per fare una sorta di parallelismo non proprio correttissimo, ma più o meno. Le 3C sono importantissime nei videogiochi per determinare il modo in cui il giocatore percepisce e si approccia al gioco e alle interazioni disponibili. Giochi con meccaniche simili ma personaggi e setup di camera diversi offrono una percezione e un'esperienza completamente diversa. Lo stesso vale per i controlli, che sono progettati esattamente per il tipo di esperienza desiderata e ovviamente sulle opzioni di interazione disponibili al player. Nel progettarli e inserirli a codice ci si rifà a principi di gameplay e game design e development molto specifici, che spesso, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non si rifanno per nulla alla realtà, anche quando si vuole progettare un elemento realistico o semi-realistico. Vi faccio dei semplici esempi senza andare nel dettaglio, perché altrimenti dovrei creare un intero altro video. Vi posso dire però che alcuni concetti di game design si applicano esclusivamente a componenti di sviluppo che nel gioco finale non noterete, ma che vanno ad aiutare in tanti piccoli modi il giocatore e le sue interazioni, come la forgiveness, in cui rientrano, potremmo dire, degli accorgimenti di level design ma anche di sviluppo dei controlli, che consistono nell'aumentare un pochino la finestra o spazio di interazione in modo da rendere più morbida l'esperienza di gioco e limitare le inconsistenze delle azioni input dei player. Altri elementi nascosti come l'action cancelling o come per esempio il dare a nemici fuori schermo coni visivi e uditivi dimezzati, o come per esempio il rendere invisibile ai nemici la testa di un player accovacciato anche se la testa è invisibile, sono tutti elementi che influenzano a livello di sviluppo le interazioni ma che sono completamente invisibili ai player, nonostante modifichino indirettamente la percezione e il modo in cui agiscono all'interno del gioco all'effettivo. Diverso da questi elementi nascosti sono invece i feedbacks, ovvero le informazioni che ritornano al giocatore dal gioco, influenzando drammaticamente le sue azioni successive, peraltro. Si tratta di reazioni del gioco, potremmo dire, tramite risposte visive, uditive e sensoriali a schermo, percepite direttamente dal giocatore subito dopo aver interagito. Una piccola parentesi potrebbe essere fatta su quelle che qui potremmo chiamare conseguenze, che sono anch'esse feedback ma successivi nel tempo e si configurano come conseguenze dirette dell'agency del giocatore, con un impatto talvolta più duraturo e impattante anche. Possono comprendere feedback meccanici e dinamici, conseguenze narrative e reward sul lungo periodo. Vanno da cambiamenti ambientali e significative ramificazioni della trama e conseguenze nell'uso delle risorse di gioco, per esempio le statistiche del personaggio o altri elementi di gioco. Come sottolinea Jesse Schell in The Art of Game Design, quando si progettano feedback, soprattutto nella loro definizione primaria, è necessario porsi una serie di domande. Cosa è necessario che i giocatori percepiscano dopo questa azione? Con che forza devono percepirlo e qual è l'emozione target che vogliamo che scaturisca da questo feedback? Infatti ogni tipo di feedback e conseguenza alle azioni del personaggio è strettamente progettata per creare una risposta emotiva, sia essa legata direttamente alla narrativa o meno. Anche una minima reazione tattile o un suono proveniente da un feedback di gioco è studiato per dare una precisa sensazione al giocatore. E per tornare sulle divagazioni di prima, tanto più le conseguenze di gioco vengono progettate per soddisfare il giocatore e farlo riflettere sulle sue azioni o semplicemente indirizzarlo verso alcune strade o tipi di azioni. Nel campo delle sensazioni immediate e dei feedback istantanei entra in campo il concetto di juice. Quest'altra parola anglosassone si riferisce non tanto alla polpa al succo di un frutto, ma similmente come l'interazione restituisca al giocatore un feedback tra virgolette dopaminico che lo invoglia a ripetere quell'azione. Il concetto di emozioni e sensazioni legato ai feedback è importantissimo, specialmente nel modo in cui si mostrano le informazioni e gli eventi a schermo. La costruzione e sviluppo dei feedback è forse, al netto di una buona struttura di game design di base, uno degli elementi più importanti per costruire l'esperienza di gioco. Questi sono gli elementi principali che si rifanno alle interazioni nei videogiochi e in generale in ambito ludico, anche nei nostri amati board games. Capite quindi che in questo mondo ci sono veramente tante visioni ed elementi da considerare e secondo me la bellezza del mondo ludico sta proprio nel non avere una linea super netta di demarcazione e confine fra giochi, esperienze interattive o altre definizioni, altre parole, generi che le persone possono alla fine interpretare un po' a modo loro. Il punto secondo me non è trovare delle categorie
categorie in cui inserire ogni gioco. Ed è qui che si potrebbe approfondire e parlare di principi di gameplay collegati che influenzano e sono profondamente importanti nelle considerazioni di progettazione di un gioco, ma non voglio mettere troppa carne al fuoco. Fatemi sapere nei commenti se vorreste approfondire questo argomento e come sempre vi ringrazio per la visione. L'Alessia del futuro vi ricorda anche di seguirmi in live sul sito Viola perché tra le altre attività di coworking, level design e progetti vi si tengono anche le puntate in diretta di DevMatter, il podcast barra format, come lo vogliamo chiamare, dedicato a dar voce ai developer per sviscerare non solo consigli ed esperienze ma anche approfondimenti di design, di progettazione e sviluppo. Vi aspetto in live giovedì 19 alle ore 16 per un DevMatter con i ragazzi di Studio Ortica, i creatori di Loan Shark e l'atteso Birdswatching. Se volete supportare questo progetto e continuare a studiare e imparare qualcosa di nuovo nel mondo dei videogiochi, vi invito a lasciare un like e un commento. A presto!